Mamma mia che bella Piazza Valdo. Che bello. Un bel posticino con la Molly, la Serenella. Oi, saluta. Ciao. Molly, saluta. Ciao. Un bel aperitivino sotto il Duomo, guardate che roba. Non so se si vede, ma è bello. Che bello mangiarsi un Würstelstangen. Mangiamo, mezza testa. Mangiamoselo. Ebbene, cari amici di Giorgio e il mare, oggi vi presento la mia città. E guardate, insomma, qua non c'è il mare, però è una via di mezzo tra l'Austria e l'Italia. Diciamo che qua in centro è un po' più Austria che Italia, ma è veramente particolare. E ve la voglio far vedere. Questa è Piazza delle Erbe. E questa è la piazza del mercato, le erbe. Vedete? Là ci sono le tue brioche, vuoi quella al papà, vero? Te la prendi? Una cosa che dovete fare a Bolzano, qua nel centro nevralgico di Bolzano, lo vedete? Lì iniziano i portici. Questa è proprio la vera Bolzano, sono i poliziotti un po' stressati. Ecco, qui dovete fermarvi a mangiare un bel würstel con la senape e il ketchup da questa signora che lo fa da 50 anni. Da 50 anni, guardate, da 50 anni. Vuoi un Brezel anche? Sì. Quanti anni sono signora? 50 ormai? Quanti anni è qua? 92, ecco, perché io sono nato qui e c'è sempre stato. Grazie mille. No, ma lei veramente la parlava di tutto. Io vengo solo per il chiamato con gli altri. Devi dirlo in tedesco, Damen und Herren, willkommen in Bozen. Dai. No, io no. No, devi dirlo. Dai, Damen und Herren, willkommen in Bozen. No, Dai. dai, ci sono le guide. A tutti. E in mano ho le mie due belle focacce che 22 euro perché Bolzano è bellissima, perché raga è bella, però è anche la città più cara d'Italia. 30 euro, due focacce, la più bella, ma in assoluto la più bella, cioè una delle più belle città che abbia mai visto dopo Venezia e Roma, ma è una città praticamente tirolese, è bellissima ma è carissima. Come vi ho detto, io e la Serenella siamo usciti dopo il lockdown, adesso che è tutto libero, e via, siamo andati un attimino a farci un aperitivo e prendere due focaccine, fare un po' una brioscina, quelle cose lì, ed è partito un centone. Quasi un centone, quasi un centone. E così, insomma, venite ma state attenti al portafoglio. Aufpassen. Aufpassen in tedesco vuol dire state attenti, attenzione. Questo è il famoso museo, non posso nominare la mummia, il nome della mummia, perché insomma è legata alla questione un po', sono legate alla questione un po' di scomparse strane, però questo è il museo famoso della 4 millenaria mummia o 5 millenaria mummia che conoscete tutti. Questo è il museo, questo è l'ingresso del museo.
Ragazzi, questo è il Museo Civico di Bolzano, anche chiamato Museo Mercantile. È la torre più alta di Bolzano, del centro di Bolzano, ovviamente. Che bella la mia città, e un piccolo angolo di Austria custodito però nella bellezza e il calore dell'Italia. Questo, così definirei Bolzano. È ricca, ricca. I bolzanini sono ricchi e io sono un'anomalia. Io sono un'anomalia, sono un povero dentro una città ricca, ma me la godo perché alla fine, cioè, se sei furbo in qualche modo riesci ad andare avanti e sopravvivere, ma devi essere furbo, vero Serenella? Figuriamoci una romana a Bolzano, figuriamoci, trapiantata dalla capitale alla capitale del Sud Tirolo. Bella, adesso vi faccio vedere i portici. Dov'è? Ah, il tipico bolzanino pariolino è passato con i fiori. Capito? Va bene. Qua c'è Star Manager, alto 1,92 m col completo blu. Poi i ricchi, quello cagnolino. I portici di Bolzano, figata, andiamo. Un momento nostalgico, vi porto dove questo figlio del mare è nato, proprio dove sono nato fisicamente. Guardate, Bolzano è tutta fatta così, la Bolzano storica è tutta fatta così, bastioni, vedete, porte storiche enormi che dividono la città. Era un piccolo villaggio assediato Bolzano e quindi ci si difendeva anche così, vedete, con questi bastioni. Concentrica praticamente Bolzano, e le mura sono fatte in maniera scoscesa in modo che nessuno potesse arrampicarsi nei suoi meandri. E Bolzano è medioevo, vedete? Proprio lassù. Io sono nato lì, in quella finestra che vi sto indicando, guardate, ecco perché tanta arte in me, lo vedete? Sono nato in un borgo medievale, guardate questo locale. Zona così caratteristica di Bolzano, io sono nato lì, i Pintogebauern. Guardate. Si allevavano le trote ed io avevo la finestra lassù, immaginate l'odore. Però era una figata. Eccoci, se vedete la Serenella che un occhio va a destra e un occhio a sinistra è perché ha fatto il giro bolzanino. Ecco, se volete prendere un vino che spacca, dovete prendere Gewürztraminer. Dillo tu? No, non so dire. Dillo, dai! Sentite alla romana, Gewürztraminer. Gewürztraminer. Capito? Gewürztraminer. Detto da una romana, se riesce lei, rigorosamente alla medievale. Guarda che bella la sposa. C'è una sposa, bellissima. Questo locale si chiama I Carrettai ed è la via Dottor Steiter, dove sono nato anch'io. Il nome italiano di questa via sarebbe via dei Carrettai.
e insomma e girarvi questo centro che è uno dei più belli veramente del Sud Tirolo. Guardate i vicoli bolzanini, sembra un gioco tipo Tomb Raider. Un giro nella storia, fare un giro da queste parti qua, figo. Sì, è vero, a Bolzano non c'è il mare, ma non si può parlare certo di città triste o noiosa. E qua ci tuffiamo nei portici. Due chilometri di portici con negozi di tutte le marche e altissimo livello. Adesso andiamo in Walterplatz, la piazza Walter, dove c'è il monumento del Walter von Vogelweiter, un cantore poeta famosissimo tirolese. Walterplatz, Walter von Vogelweiter, un grande poeta. E ci tuffiamo nella bellissima piazza. La bellissima piazza Walter e il Duomo di Bolzano. Mamma mia che bella piazza Walter. Che bello. Un bel posticino. Ok, questo è il parcheggio sotto la piazza Walter, ovviamente parcheggiate qua, tanto chi se ne frega, 30 euro l'ora. No dai, forse qualcosa in meno. Si esce, la cosa figa è che potete uscire col telepass, quindi tutto comodo. Bene, possiamo anche vedere quanto abbiamo speso? 23 euro, perfetto, un'ora. Dai! Guarda, arriviamo verso la luce ed usciamo in via Alto Adige, perché non dimentichiamo che la nostra provincia si chiama Alto Adige, anche se molti la chiamano Sud Tirolo. Eccoci qua, l'Alto Adige e l'uscita alla luce.